camping Villaggio San Francesco, immerso in un contesto naturale integro e rigoglioso, si affaccia direttamente sul magnifico e pescoso mare Adriatico nella provincia di Venezia. Il San Francesco si trova nel comune di Caorle, dal cui bellissimo centro storico dista circa 10 km ed è a soli 4 km dalla località di Eraclea Mare. Noi quest'anno abbiamo deciso di trascorrere qui una settimana a partire dal 1 giugno con il nostro camper e in compagnia di mia figlia, congenero e nipotino nel loro piccolo ma comodo van. Chi ci segue sa che tra poco diventeremo nonni per la seconda volta e che quindi il nostro Davide avrà un fratellino. Proprio per questo abbiamo scelto una struttura per vacanze vicina, comoda, sicura, adatta alle famiglie con bambini, che offra tante attrazioni e tanto divertimento e che costi poco, anzi pochissimo. Abbiamo prenotato le nostre piazzole compilando il modulo online sul sito villaggiosanfrancesco.com. A stretto giro ci hanno inviato per email prima il preventivo e dopo la richiesta di versare la caparra di circa il 30% del costo totale. All'arrivo viene chiesto il saldo dell'intero soggiorno, ovviamente defalcando la cifra della caparra già versata. Dicevo che volevamo un campeggio con tutti i servizi, ma molto economico. Di solito queste due cose non si coniugano facilmente, ma se il campeggio è convenzionato con la camping card Axi, allora anche il sogno può diventare realtà. Vediamo qui esposta la tabella dei prezzi minimi e massimi applicati nell'arco di tutta la stagione 2024. Nel periodo che va dal 18 maggio al 15 giugno, quello di nostro interesse, la piazzola costa 24 euro e ogni adulto paga 13 euro. Quindi io e Anna Maria avremmo speso 50 euro al giorno, prezzo che appare commisurato alla qualità della struttura, ma che non è proprio economico come nei nostri requisiti. Noi però abbiamo la tessera Axi per il 2024 ed allora il prezzo giornaliero fino al 29 giugno per la piazzola e 2 persone è di appena 23 euro, che mi sembra un prezzo molto conveniente, meno di una semplice area sosta. Il camping è davvero molto grande, attraversato da lunghi viali e da tante stradine che corrono sotto la pineta per raggiungere comodamente le 780 piazzole destinate ai veicoli ricreazionali o le tantissime case mobili e altre strutture abitative. Le biciclette sono davvero molto consigliate. Riepiloghiamo allora le caratteristiche principali del campeggio San Francesco. È uno dei primi campeggi in Italia ad avere ricevuto la classificazione a 5 stelle. Ci sono 4 parchi acquatici per un totale di 9 vasche, tutte all'aperto, di cui una riscaldata. Troviamo i campi da tennis, padel, beach volley, basket, minigolf, tiro con l'arco e poi possibilità di praticare sci nautico, acquagym, acquabike, vela e altro ancora. Club bambini da 3 anni e club adolescenti. Animazione professionale con concerti live, spettacoli, cabaret, serate a tema, 4 ristoranti, 2 bar, una gelateria, un supermercato, bazar e diversi negozi. Accesso diretto alla spiaggia sabbiosa lunga 500 metri, sia attrezzata a pagamento sia libera e gratuita. Amico dei nostri compagni a 4 zampe. Ottimamente attrezzato per fronteggiare le situazioni di emergenza e i piccoli problemi di natura medica. I viottoli alberati che all'interno del campeggio conducono le piazzole hanno i nomi di vari tipi di piante che caratterizzano la vegetazione locale. Eccoci finalmente nelle 2 piazzole in via degli Oleandri che ci hanno assegnato per i nostri camper. Si tratta di piazzole di tipologia Belvedere, mentre l'altra tipologia è la King Size, più grande e più costosa. In ogni caso, avendo segnalato nella prenotazione che il mio camper è bello lungo, la mia piazzola è davvero molto grande. Ci stiamo con tendalino, gazebo 3x3 e ci avanzano più di 6 metri di prato per arrivare alla piazzola adiacente assegnata al van di mia figlia. Un po' più piccola ma sempre più che adeguata. Ogni piazzola ha il proprio allaccio alla corrente ed un rubinetto per l'acqua potabile in esclusiva, ma non basta, infatti è presente in piazzola anche un punto di scarico delle acque grigie che noi sfruttiamo al meglio.
nostra piazzola è a circa 100 metri dalla spiaggia libera e altrettanti da uno dei tanti blocchi dei servizi. Vediamo che tutte le piazzole qui sono di dimensioni generose e lo spazio tra un camper e l'altro garantisce sempre la giusta privacy. E adesso bisogna indossare il braccialettino verde, perché è obbligatorio girare in campeggio con il braccialetto e questo ti consente di attraversare tutti i varchi, andare in spiaggia e tutto il resto, quindi vai. Il braccialetto elettronico, passatemi questa definizione in tono scherzoso, anche se qualcuno lo troverà emblematico della scelta del campeggio piuttosto che la sosta libera. In realtà, pur essendo obbligatorio indossarlo sempre, è indispensabile soltanto quando si entra e si esce dal campeggio, cioè quando si va in spiaggia o quando si esce sulla strada a piedi o in bici. Ma vediamo allora la spiaggia di questo campeggio. Da segnalare che per il 10° anno consecutivo la spiaggia di Caorle ha ricevuto la prestigiosa bandiera blu, che attesta l'eccellente qualità dell'acqua, della sicurezza e della qualità dei servizi d'accoglienza. La porzione di arenile che si estende davanti al campeggio è davvero lunga e variamente attrezzata. Ci sono zone servite con ombrelloni e sdraio a pagamento e zone libere dove portare la propria attrezzatura. Ci sono zone dove non è ammesso l'accesso ai cani e altre dove i nostri amici possono stare tranquillamente sulla sabbia e in certi orari anche in acqua. Subito sopra la parte centrale della spiaggia troviamo la piscina Tropical, che con i suoi scivoli e i giochi d'acqua è il paradiso per i bambini. Al mattino qui si tengono i corsi di acquagym. Su! 4 3 5 4 3 vai! Confinante con questa piscina troviamo il bar-ristorante Tucan, dove qualche volta ci siamo goduti un aperitivo a bordo vasca. Proprio davanti al varco che porta alla spiaggia libera c'è uno dei tanti blocchi servizi dislocati nell'area del campeggio. Questo è quello più comodo alle nostre piazzole. Notiamo con piacere che si tratta di una struttura moderna, organizzata in modo ottimale e mantenuta con grande attenzione e pulizia. Molto carina la parte dedicata ai bambini, con i sanitari di misura appropriata e con le pareti colorate e accattivanti. La parte per i grandi è funzionale e ordinata. Le docce hanno l'acqua calda senza limiti ed è gratuita. Anche nei lavelli per stoviglie e biancherie è disponibile l'acqua calda senza limitazioni, da usare ovviamente con la dovuta parsimonia. Ci sono anche un certo numero di bagni privati che è possibile affittare. All'esterno sono disponibili delle postazioni attrezzate per la doccia dei cani e bisogna dire che se la godono proprio. Andiamo adesso a fare un po' di spesa al grande e ben fornito supermercato del campeggio. Troviamo veramente di tutto. Il personale è molto cortese e disponibile e i prezzi ci appaiono allineati a quelli che si trovano fuori, ormai impazziti ovunque. Ed ecco adesso che sfoderiamo tutta la nostra attrezzatura da cucina che abbiamo ben posizionato sotto il gazebo.
Abbiamo piastra ad induzione che qui va anche a 1200 watt senza problemi di magneto termico. Barbecue della Camping Gas che abbiamo attrezzato con un sistema per non sporcare il fondo di grasso che poi non viene più via. Friggitrice ad aria e Mini Primer della Bosch. Diciamo che in più di 30 anni di camper è proprio la prima volta che ci siamo attrezzati così, ma anche che stiamo fermi più di una settimana in un campeggio. E allora adesso ragazzi, risotto di piselli fatto qui sotto al gazebo. Ma adesso andiamo a scoprire quella che anche per il Camping San Francesco è una novità, il moderno parco acquatico chiamato Spray Park. Si tratta di un paradiso per bambini che si divertono in tutta sicurezza tra spruzzi, giochi d'acqua e fantastici scivoli. Gli ospiti del San Francesco entrano gratuitamente, mentre l'uso facoltativo di ombrellone e sdraio costa 15 euro oppure 10 euro se si arriva dopo le ore 14. In ogni caso è possibile stendere gli asciugamani sul prato nei diversi posti lasciati liberi dalle sdraio. In questo caso non si paga nulla. Anche qui c'è un suggestivo punto ristoro dove sorseggiare un buon aperitivo, accompagnato magari da un assaggio di frittura di pesce. Confinanti con lo Spray Park troviamo i campi da tennis, da paddle, da basket. Più in là, in posizione defilata, c'è il camper service del campeggio. Ci spostiamo adesso alla piscina Penelope. Sempre ad ingresso gratuito, è una piscina per tutta la famiglia, con lunghi scivoli a tubo e con l'acqua mantenuta alla temperatura costante di 24 gradi centigradi, per assicurare relax e divertimento anche nelle giornate più fresche. Ragazzi, bellissima, l'acqua è riscaldata, non è che bolle, non è un brodo, è appena stemperata, ma si sta benissimo così, veramente bella. Direte perché non vado a fare un giro sullo scivolo? Perché purtroppo ho un piccolo handicap. Praticamente c'è il peso massimo delle persone è di 70 kg e io purtroppo lo supero e quindi sono ben oltre. Prima di tornare in piazzola, percorriamo l'elegante viale dei Tigli, dove andiamo a prendere un gelato alla gelateria Veronica. Andiamo a Racleo. Vedo che sei elegante, ma come andiamo? Macchina. È consentito tenere le auto in piazzola. L'ingresso di un'auto, oltre al camper, è compreso nella tariffa di 23 euro che paghiamo per il soggiorno. Abbiamo deciso di fare un giro ad Eraclea Mare in cerca di tanti ricordi dei nostri primi weekend estivi in camper. La pizzeria Lo Sbarco dei Pirati è un tassello fondamentale di tali ricordi. Avremmo potuto venire anche in bici, sono 4 km sulla ciclabile, ma di sera e con il meteo sempre incerto abbiamo preferito l'auto, visto che l'abbiamo portata anche se per motivi diversi. Ragazzi, bisogna sempre pulire e spazzare via tutte le briciole perché altrimenti ci riempiamo di formiche. Quindi le lasciamo lì, stanno benissimo le formiche lì, ma non qui. Ecco, qui foglie non ne cadono, quindi è una bella cosa, non cade niente dagli alberi e resta tutto pulito, molto bene.
ho ordinato su Amazon un accessorio che spero di utilizzare presto anche in altre occasioni. Ho preso un kit di tubi prolungabili che convogliano l'acqua direttamente da sotto il camper fino al punto di raccolta. Il kit, che è arrivato il giorno seguente in campeggio, consente di portarsi alla distanza massima di 8 metri con i raccordi che si allungano e si innestano uno sull'altro a pressione. Certo, non stiamo tutto il giorno a spignattare, come diciamo qua. Questa sera andiamo in passeggiata nel campeggio e poi a provare uno dei rinomati ristoranti. Per prima cosa ci fermiamo al Toys Village, il parco giochi a pagamento dove Davide ne combina di tutti i colori. Da spiegare che lo hanno lasciato stare da solo nel go-kart soltanto perché non c'era nessun altro in pista. Ma quanto si è divertito! Entriamo ora al Risto Grill Pizzeria Barba Blu. Servizio impeccabile, piatti ottimi e prezzi nella media. Questa mattina il meteo è buono e io e Anna Maria abbiamo voglia di fare un giro in bici fino al centro di Caorle. Sono 10 km su pista ciclabile. Caorle è una suggestiva cittadina in provincia di Venezia che offre ai visitatori un affascinante connubio di storia, cultura, mare e natura. Eccoci a Caorle! Il centro storico è un dedalo di caldi e campielli, dove si possono ammirare antiche case dai colori vivaci, negozietti tipici e accoglienti locali e ristorantini. Il Duomo di Santo Stefano Protomartire è una splendida chiesa romanica, con un campanile cilindrico bizantino che domina il centro storico. In fondo, lungo la passeggiata a mare, osserviamo, situato su un promontorio, il santuario della Madonna dell'Angelo. Qui sotto invece ammiriamo la Scogliera Viva, un'esposizione a cielo aperto di sculture in pietra realizzate sui massi della diga da artisti provenienti da tutto il mondo. Siamo arrivati all'ultima sera del nostro soggiorno al Camping Village a San Francesco. Domani mattina dobbiamo partire entro le 11, orario indicato per il check-out di chi soggiorna in piazzola. Anche questa sera usciamo a cena. Abbiamo già nostalgia delle verande dei tedeschi illuminate con le lucine colorate. Questa sera proviamo il ristorante Maxim nella piazza principale del campeggio. Buono il servizio, ma la qualità dei piatti non è il top. Prezzi un po' più sostenuti. Peccato poteva andare meglio. Usciamo, ci godiamo il karaoke e poi a letto. Domani un saluto a questo paradiso fatto di natura e divertimento chiamato Camping San Francesco. Magari ritorneremo dal prossimo 31 agosto quando riprenderà la validità della tessera AXI sempre a 23 euro al giorno. Un carissimo saluto a tutti e al prossimo video. Io ci sarò. E mi raccomando, dovete esserci anche voi però, non fate scherzi. Ciao ragazzi, ciao cari.